duceno sex aqua sale atque fide Venetia surgit sine fine. La pietra e l'acqua non dovrebbero generare imperi. Nelle lagune dell'Adriatico settentrionale, dove la terra si dissolve nel fango e il mare ridefinisce costantemente i confini fisici dello spazio, la sopravvivenza stessa rappresenta una sfida quotidiana alle leggi della natura. Eppure, su queste fondamenta instabili, la Repubblica di Venezia ha eretto un sistema di potere commerciale, militare e istituzionale destinato a dominare i secoli. La narrazione storiografica non è una mera successione di date, bensì un dramma dinamico fatto di ambizioni smisurate, congiure sventate dal caso, sacrifici individuali e una straordinaria resilienza collettiva capace di resistere all'assalto coordinato delle più grandi monarchie d'Europa. Benvenuti su Super Digital Delight, dove percorreremo un viaggio analitico e immersivo attraverso i secoli d'oro e di ferro della Serenissima. Il precedente capitolo di questa indagine si era concluso nel 1192, con l'abdicazione dell'anziano doge Orio Mastropiero e il suo ritiro nel monastero di San Giorgio Maggiore, lasciando una repubblica in fase di profonda riorganizzazione istituzionale e con lo sguardo rivolto ai mercati orientali. La transizione che seguì non rappresentò soltanto un cambio al vertice dello Stato, ma l'inizio di un'era in cui Venezia avrebbe ridefinito gli equilibri geopolitici dell'intero bacino del Mediterraneo. Nel giugno del 1192, l'Assemblea Patrizia Veneziana elesse al soglio ducale Enrico Dandolo, un uomo la cui figura avrebbe incarnato l'apice del pragmatismo politico e dell'audacia marittima della Repubblica. Dandolo ascese al potere in età eccezionalmente avanzata, stimata tra gli 84 e i 94 anni a seconda delle diverse tradizioni storiografiche. Egli era inoltre afflitto da una cecità quasi totale. Le origini di questa menomazione fisica oscillavano tra la leggenda bizantina, che attribuiva la cecità a un accecamento coatto subito per mano dell'imperatore Emanuele Comneno durante una tesa legazione diplomatica a Costantinopoli, e la realtà clinica di un grave trauma cranico riportato in gioventù. Nonostante la privazione sensoriale, la sua visione strategica si rivelò eccezionalmente lucida e spietata. L'occasione per imprimere una svolta imperiale alla storia veneziana si presentò nel 1201, quando i baroni francesi della Quarta Crociata richiesero alla Serenissima i servizi di trasporto e rifornimento navale per una colossale spedizione in Terra Santa. Di fronte all'incapacità dei crociati di saldare l'esorbitante somma pattuita di 85.000 ducati d'argento, Enrico Dandolo propose un accordo alternativo: la dilazione del debito in cambio del supporto militare crociato nella riconquista della città ribelle di Zara, prezioso avamposto dalmata sottratto al controllo veneziano dal Regno d'Ungheria. Nonostante le vibranti proteste di Papa Innocenzo III, che giunse a decretare la scomunica per i responsabili della deviazione militare, la flotta veneziana espugnò Zara nel novembre del 1202, dimostrando la subordinazione degli ideali religiosi della crociata agli interessi commerciali dello Stato. Il consolidamento del controllo sull'Adriatico fu solo il preludio a una deviazione ben più colossale. Accogliendo le suppliche del giovane principe bizantino Alessio IV, che offriva immense ricompense in cambio del reinsediamento del padre, spodestato sul trono imperiale, la flotta guidata da Dandolo diresse le proprie prue direttamente verso il Bosforo. Nel luglio del 1203, le mura leggendarie di Costantinopoli si pararono dinanzi ai soldati cristiani. Le testimonianze dei cronisti dell'epoca descrivono l'anziano doge Dandolo, che saldo sulla prua della propria galea d'assalto, ordinava ai marinai di spingere lo scafo contro la riva, sventolando il gonfalone di San Marco per infondere coraggio alle truppe sbigottite dall'imponenza delle fortificazioni nemiche. L'instabilità dinastica, i continui colpi di Stato interni e l'impossibilità da parte dei sovrani bizantini di onorare le promesse finanziarie fatte a Venezia condussero inevitabilmente alla rottura definitiva. Nell'aprile del 1204, le forze congiunte dei crociati e dei veneziani sferrarono l'assalto decisivo alle mura teodosiane. Costantinopoli, la capitale millenaria dell'Impero Romano d'Oriente, fu presa, data alle fiamme e sottoposta a un saccheggio sistematico e brutale che ne disperse l'immenso patrimonio artistico e bibliografico.
Enrico Dandolo rifiutò la corona imperiale del neonato Impero Latino d'Oriente, preferendo garantire a Venezia il possesso strategico di porti, isole ed empori costieri, definiti poeticamente come un quarto e mezzo dell'impero bizantino, ponendo le basi strutturali dello Stato da Mar. La presa della metropoli d'Oriente fruttò alla Repubblica un immenso bottino di marmi sacri, ori, icone e reliquie di inestimabile valore devozionale e politico. Tra queste spiccò la traslazione del corpo mummificato di Santa Lucia, la cui agiografia conteneva la celebre leggenda dell'estirpazione degli occhi durante il martirio, un aneddoto smentito solo secoli dopo dalle ricognizioni scientifiche del 1904 e del 1981, che rilevarono la presenza delle membrane oculari integre all'interno delle cavità orbitali della Santa. Sul piano monumentale, il simbolo più straordinario del trionfo veneziano fu la quadriga di cavalli in bronzo fuso dorato sottratta dall'ippodromo di Costantinopoli. Collocati sulla balconata esterna della Basilica di San Marco solo 50 anni più tardi, questi destrieri divennero la rappresentazione plastica del potere imperiale assunto dal Doge, identificato direttamente con l'autorità della Repubblica. Le peripezie di questi monumenti ne avrebbero attraversato la storia, trafugati a Parigi dalle armate napoleoniche nel 1797. Essi ritornarono a Venezia nel 1815 per poi essere definitivamente ricoverati all'interno della basilica nel 1982 al fine di preservarli dal logorio dell'inquinamento atmosferico, sostituiti all'esterno da copie fedeli. Enrico Dandolo morì a Costantinopoli nel 1205, all'età di circa 97 anni, venendo sepolto con gli onori tributati ai sovrani nella tribuna di Santa Sofia, unico doge della Serenissima a riposare stabilmente fuori dai confini patrii. La straordinaria ricchezza accumulata attraverso i traffici orientali alterò progressivamente gli equilibri politici interni di Venezia, accentuando le tensioni tra le famiglie patrizie emergenti e l'oligarchia al potere. Nel 1297, sotto il dogado di Pietro Gradenigo, fu promulgata la riforma costituzionale nota come Serrata del Maggior Consiglio, che restrinse l'accesso all'organo deliberativo dello Stato ai soli discendenti di coloro che già vi sedevano, escludendo di fatto il ceto medio e i mercanti privi di antico lignaggio. Il rancore sociale accumulato contro questa stretta oligarchica trovò un leader carismatico nel nobile Baiamonte Tiepolo, soprannominato il Gran Cavaliere per il suo prestigio militare e le sue origini illustri. Nella notte tra il 14 e il 15 giugno 1310, mentre su Venezia infuriava una spaventosa tempesta estiva, le truppe dei congiurati guidati dal Tiepolo e dalle famiglie Querini e Badoer si mossero da diverse direzioni verso Piazza San Marco con l'obiettivo di trucidare il doge Gradenigo e rovesciare le istituzioni della Serrata. L'effetto sorpresa fu tuttavia vanificato dall'intervento tempestivo delle guardie ducali, informate in anticipo del complotto. Mentre la colonna di Baiamonte Tiepolo avanzava faticosamente lungo le mercerie, a pochi metri dall'odierna torre dell'orologio, un evento fortuito modificò per sempre la storia istituzionale della Repubblica. Un'anziana donna di modeste condizioni di nome Giustina Rossi, svegliata dal fragore del temporale e dal trambusto stradale, si sporse dal davanzale della propria abitazione posta sopra il sottoportego del Cappello Nero. Nel compiere questo movimento, la donna urtò involontariamente un pesante mortaio di pietra o marmo che teneva appoggiato sul davanzale. L'utensile precipitò nel vuoto, colpendo in pieno capo il portabandiera dei ribelli che cavalcava in testa alla colonna, uccidendolo all'istante. La vista del proprio alfiere abbattuto in modo così bizzarro e improvviso generò il panico e l'indecisione tra le file dei cospiratori, che si sbandarono e fuggirono disordinatamente verso il ponte di Rialto, consentendo alle forze ducali di disperderli definitivamente. Le conseguenze politiche dell'azione involontaria di Giustina Rossi furono immense e strutturali. Nel luglio dello stesso anno, per inquisire i fuggitivi e prevenire ulteriori minacce allo Stato, fu istituita una commissione speciale di polizia e sicurezza, il Consiglio dei 10. Questa magistratura d'emergenza, caratterizzata da procedure segrete, rapidità d'azione e un'estesa rete di informatori, divenne in breve tempo permanente, trasformandosi per quasi 5 secoli nell'organo di governo più temuto della Serenissima. La dimora di Baiamonte Tiepolo a Campo Sant'Agustin fu rasa al suolo
e sul terreno fu eretta una colonna infame, oggi ricordata da una pietra d'angolo sul selciato. Di contro, la Repubblica celebrò Giustina Rossi come la salvatrice dello Stato. Il Doge le concesse il blocco perpetuo del canone d'affitto della casa pubblica in cui risiedeva e il raro privilegio di esporre alla finestra il gonfalone di San Marco ogni 15 giugno, anniversario dello scampato pericolo, una celebrazione che rimase in vigore fino alla caduta della Repubblica nel 1797. Se il Consiglio dei Dieci era stato creato per difendere l'oligarchia dalle minacce della piazza, esso dovette presto affrontare la sfida più destabilizzante della propria storia, ordita dal vertice stesso dello Stato, il doge Marino Falier. Eletto nel settembre del 1354 in un momento di grave crisi militare ed economica dovuta alla guerra contro Genova, Falier era un anziano e stimato diplomatico e ammiraglio, imparentato con la prestigiosa dinastia dei Gradenigo attraverso il matrimonio con la giovane Alucia. Il pretesto per la rottura interna fu di natura squisitamente privata, ma assunse rapidamente connotati costituzionali. Durante un banchetto tenutosi a Palazzo Ducale, il giovane patrizio Michele Steno, futuro doge ma all'epoca irruento esponente della nobiltà di seconda fascia, tracciò sul trono ducale un graffito ingiurioso nei confronti della dogaressa Alucia. Marino Faliero dalla bella moglie, lui la mantiene, gli altri se la godono. La sentenza emessa dal Tribunale dei 40 contro lo Steno fu considerata dal Falier del tutto inadeguata all'offesa arrecata al prestigio della carica ducale, alimentando un profondo risentimento personale contro l'arroganza della casta oligarchica che deteneva il reale controllo sullo Stato. Il doge, spalleggiato da alcuni esponenti dei ceti popolari e dell'arsenale ugualmente oppressi dal rigido controllo patrizio, pianificò un colpo di mano militare per la notte del 15 aprile 1355. Il piano prevedeva di diffondere la falsa notizia di una flotta genovese penetrata nella laguna per indurre i patrizi a radunarsi disarmati in piazza San Marco, dove sarebbero stati sistematicamente trucidati dalle milizie fedeli al Falier, con l'obiettivo finale di instaurare una signoria cittadina autocratica. Tuttavia, la collaudata rete di spie del Consiglio dei Dieci intercettò i dettagli della congiura grazie alle confessioni di alcuni congiurati pentiti. L'azione dello Stato fu fulminea. Il doge fu arrestato all'interno dei suoi appartamenti privati e sottoposto a un processo sommario per alto tradimento. Venerdì 17 aprile 1355, Marino Falier fu spogliato dei paramenti ducali e decapitato sulla scalinata di Palazzo Ducale alla presenza delle magistrature cittadine. La data dell'esecuzione, caduta di venerdì 17, alimentò la radicata superstizione popolare legata a tale data infausta, legata sia al venerdì della Passione di Cristo, sia all'anagramma del numero romano 17, ossia Vicixi, che significa letteralmente «ho vissuto», dunque sono morto. La punizione per Falier non si esaurì con la morte fisica. Il Consiglio dei Dieci ordinò una rigorosa damnatio memoriae. Nella sala del Maggior Consiglio, dove erano esposti i ritratti di tutti i dogi della storia veneziana, lo spazio spettante a Marino Falier fu coperto da un velo nero dipinto, sopra il quale fu apposta la celebre iscrizione in latino «Hic est locus Marini Faletri decapitati pro criminibus», un ammonimento visivo eterno destinato a terrorizzare chiunque osasse attentare all'ordinamento oligarchico della Repubblica. La straordinaria solidità delle istituzioni veneziane fu messa a dura prova durante la guerra di Chioggia, dal 1379 al 1381, lo scontro finale e più drammatico con la storica rivale, la Repubblica di Genova, per l'egemonia sui mercati del Levante. Nel maggio del 1379, a seguito della pesante sconfitta subita dalla flotta veneziana nelle acque istriane di Pola, l'ammiraglio Vettor Pisani fu ingiustamente ritenuto responsabile del disastro militare. Nonostante la sua immensa popolarità tra i marinai e la plebe, Pisani fu condannato dal Consiglio dei Dieci a 1 anno di prigione e privato di ogni comando militare. Approfittando del disorientamento veneziano, la flotta genovese guidata da Pietro Doria, supportata da terra dalle truppe di Francesco da Carrara, signore di Padova, penetrò nella laguna meridionale e occupò la strategica città fortificata di Chioggia nell'agosto del 1379, tagliando le vie di rifornimento alimentari a Venezia e stringendo la capitale in un assedio spietato.
di fronte alla prospettiva del collasso totale dello Stato, la popolazione veneziana insorse pacificamente, rifiutandosi di armare le nuove navi se il comando non fosse stato riassegnato a Vettor Pisani. I marinai si radunarono sotto le finestre del Palazzo Ducale, gridando incessantemente il nome del loro ammiraglio, costringendo la signoria a liberare Pisani dalla cella e a reinsediarlo alla guida delle forze marittime. Invece di mostrare risentimento nei confronti delle istituzioni che lo avevano incarcerato, Pisani dimostrò una straordinaria dedizione alla causa pubblica. Egli si mise immediatamente all'opera, galvanizzando gli equipaggi e organizzando una straordinaria mobilitazione civica. Per finanziare la ricostruzione della flotta, i cittadini patrizi e popolani si sottoposero a immani sacrifici finanziari, giungendo a vendere le proprie case storiche e subendo una svalutazione drammatica dei prestiti statali, che persero fino all'80% del loro valore nominale. 30 nuove famiglie di mercanti che si erano distinte nello sforzo bellico ottennero l'iscrizione permanente nel Maggior Consiglio, scardinando parzialmente la rigidità della serrata in nome della sopravvivenza dello Stato. La strategia ideata da Pisani si rivelò di straordinaria audacia concettuale. Invece di cercare uno scontro frontale contro la superiore flotta genovese arroccata a Chioggia, egli decise di capovolgere la situazione d'assedio, intrappolando i nemici all'interno della laguna stessa. Sotto la copertura delle tenebre, i marinai veneziani affondarono grandi barche cariche di pietre nei 3 stretti canali navigabili che collegavano il porto di Chioggia al mare aperto, bloccando ogni via d'uscita alla flotta genovese. L'assedio veneziano si protrasse per mesi in condizioni ambientali durissime, fino alla resa incondizionata dei genovesi nel giugno del 1380. Vettor Pisani non ebbe il tempo di assistere alla firma della pace di Torino nel 1381, che sancì la definitiva vittoria di Venezia. Colpito da violente febbri malariche contratte durante le successive operazioni di pattugliamento nell'Adriatico meridionale, morì a Manfredonia nell'agosto del 1380, venendo pianto dall'intera cittadinanza come il salvatore immortale della patria. Il XV secolo si aprì per Venezia con una radicale transizione geopolitica. L'abbandono della tradizionale politica prettamente marittima in favore di un'aggressiva espansione territoriale sulla terraferma padana, mirata a costituire un retroterra agricolo e difensivo contro le mire delle altre signorie italiane. Questa svolta strategica era stata duramente osteggiata dal doge Tommaso Mocenigo, il quale sul letto di morte nel 1422 aveva pronunciato un celebre e profetico discorso rivolto ai patrizi veneziani. Mocenigo mise in guardia lo Stato contro l'eventuale elezione del giovane e ambizioso procuratore Francesco Foscari, definendolo un promotore di guerre rovinose che avrebbero dilapidato le finanze della Repubblica e trascinato Venezia in un vortice di conflitti continentali senza fine. Nonostante i cupi ammonimenti di Mocenigo, nel 1423 Francesco Foscari fu eletto al soglio ducale, inaugurando il dogato più lungo e sofferto della storia di Venezia, destinato a durare oltre 34 anni e a concludersi con una straziante tragedia familiare. L'opposizione patrizia, stanca delle continue guerre e guidata dalla potente famiglia Loredan, scelse di colpire l'influenza politica del doge attraverso la figura del suo unico figlio superstite, Jacopo Foscari, un giovane colto ma debole, afflitto fin dall'infanzia da una malformazione congenita al piede che lo rendeva claudicante e lo esponeva a dolorosi e fallimentari trattamenti ortopedici. Nel 1445 Jacopo fu accusato dinanzi al Consiglio dei Dieci di aver accettato donativi illeciti da sovrani stranieri e di corruzione nell'assegnazione delle cariche pubbliche, venendo condannato all'esilio a Modone e poi a Canea, sull'isola di Candia. La persecuzione giudiziaria nei confronti del figlio del doge si inasprì nel 1450, quando Jacopo fu accusato dell'omicidio del senatore Almorò Donà, influente membro del Consiglio dei Dieci, imparentato con gli acerrimi rivali Loredan. Nonostante le prove scarseggiassero e il giovane non avesse confessato nemmeno sotto i duri colpi di tortura della corda, il Consiglio dei Dieci lo condannò al bando perpetuo a Candia, vietando qualsiasi revoca o sospensione della pena sotto comminatoria di gravissime sanzioni pecuniarie per chiunque osasse intercedere in suo favore. Disperato per la solitudine dell'esilio e desideroso di rivedere la propria terra natale a costo della vita, nel 1456 Jacopo scrisse una lettera indirizzata al duca di Milano Francesco Sforza e al sultano ottomano Maometto II, richiedendo il loro intervento per mediare con il governo veneziano.
Il reato di alto tradimento si materializzò immediatamente. Jacopo fu ricondotto a Venezia e sottoposto a una nuova sessione di torture di fronte al padre stesso, che dovette assistere impassibile all'interrogatorio del figlio in ossequio alle rigide leggi repubblicane che imponevano al doge di anteporre il ruolo di giudice supremo a quello di genitore. Jacopo fu ricondannato all'esilio a Candia, dove morì per stenti e dolore nel gennaio del 1457. Il dramma per l'anziano doge non era ancora giunto al termine. Nell'ottobre dello stesso anno, profondamente prostrato dal lutto e ormai incapace di presenziare regolarmente alle sedute dei consigli a causa dell'età avanzata di 84 anni, Francesco Foscari fu costretto a dimettersi dal Consiglio dei Dieci e dalla Giunta dei Senatori, un atto di forza istituzionale che violava la Promissio Ducis che prevedeva il dogado a vita. Foscari depose le insegne dello Stato con regale dignità, scendendo la scalinata monumentale di Palazzo Ducale sorretto da un bastone. L'umiliazione subita si rivelò fatale. Pochi giorni dopo, il 1° novembre 1457, mentre udiva i rintocchi delle campane della Basilica di San Marco che annunciavano la nomina del suo successore Pasquale Malipiero, Francesco Foscari morì improvvisamente per una massiccia emorragia gastrica causata dalla rottura di una vena dello stomaco, lasciando l'intera città sbigottita dinanzi alla spietata fermezza della giustizia oligarchica veneziana. All'inizio del XVI secolo, l'aggressiva espansione veneziana sulla terraferma aveva raggiunto il suo apogeo, spingendo i confini dello Stato da Terra fino all'Adda e inglobando ampie porzioni della Romagna, del Friuli e delle coste pugliesi. Questa sbalorditiva crescita geopolitica generò il risentimento e il timore delle principali potenze europee, che vedevano nella Serenissima una minaccia intollerabile alla stabilità della penisola italiana. Il 10 dicembre 1508, sotto la regia diplomatica di Papa Giulio II della Rovere e dell'imperatore Massimiliano I d'Asburgo, fu stipulato il trattato segreto della Lega di Cambrai. Si trattava di una coalizione militare colossale e senza precedenti che univa il papato, il Sacro Romano Impero, la Francia di Luigi XII, la Spagna di Ferdinando d'Aragona, il Regno di Napoli ed Ungheria e vari ducati italiani, tutti concordi nell'obiettivo comune di smembrare e distruggere definitivamente la Repubblica di Venezia. Il primo scontro frontale si consumò il 14 maggio 1509 nella pianura lombarda di Agnadello, presso la Ghiara d'Adda. L'esercito veneziano, forte di quasi 25.000 uomini, era guidato dai condottieri Niccolò di Pitigliano e Bartolomeo d'Alviano, le cui insanabili divergenze tattiche e rivalità personali si rivelarono fatali per le sorti della battaglia. Mentre l'avanguardia dello sfrontato d'Alviano fu investita in pieno dall'artiglieria e dalla cavalleria pesante francese di Luigi XII, il Pitigliano, attenendosi rigidamente alle prudenti istruzioni difensive del Senato veneziano, si rifiutò di muovere le proprie truppe in soccorso del collega, provocando il collasso completo del fronte. La disfatta veneziana ad Agnadello fu totale. L'avanguardia fu annientata. Bartolomeo d'Alviano fu ferito gravemente ad un occhio e fatto prigioniero dai francesi, e l'esercito in rotta si ritirò precipitosamente verso la laguna, abbandonando l'intero territorio continentale all'invasione nemica. Nel giro di poche settimane, città storiche come Verona, Vicenza e Padova aprirono le proprie porte ai rappresentanti imperiali, inducendo i sovrani europei a considerare ormai imminente la fine dell'indipendenza di Venezia. In questo momento di disperazione e sbigottimento totale, in cui l'esercito della Repubblica sembrava svanito e il Papa lanciava una durissima scomunica contro la città, si verificò un fenomeno sociale straordinario che ribaltò le sorti del conflitto. La fedeltà spontanea e viscerale delle popolazioni contadine e rurali della terraferma nei confronti del governo di San Marco. Se le aristocrazie cittadine locali avevano prontamente giurato fedeltà all'imperatore Massimiliano per preservare i propri privilegi feudali, i contadini e i lavoratori della terra si ribellarono ferocemente contro l'arroganza e le violenze delle truppe d'occupazione francesi e lanzichenecche. Al grido di «Marco! Marco!», migliaia di contadini organizzarono azioni di guerriglia e resistenza armata nelle campagne, boicottando i rifornimenti imperiali e facilitando le manovre di riconquista veneziane. Il celebre pensatore politico Niccolò Machiavelli, testimone oculare di questa straordinaria mobilitazione popolare, annotò con stupore nei suoi scritti come i contadini veneti dimostrassero
un desiderio quasi fanatico di morire pur di non rinnegare il nome veneziano, rivelando un legame affettivo profondo con lo Stato che nessun osservatore internazionale dell'epoca aveva saputo prevedere. La straordinaria fedeltà dei contadini permise alle forze veneziane superstiti, riorganizzate sotto la guida del carismatico provveditore Andrea Gritti, di compiere un'audace controffensiva. Il 17 luglio 1509 le truppe veneziane rientrarono a sorpresa a Padova, catturando la guarnigione imperiale e fortificando frettolosamente la città in vista dell'imminente reazione dell'imperatore Massimiliano I, che si affrettò a cingere d'assedio la piazzaforte con un imponente esercito di lanzichenecchi e truppe francesi. L'assedio di Padova rappresentò uno dei momenti più drammatici ed epici della storia militare rinascimentale. Massimiliano I installò il proprio quartier generale al Bassanello, ordinando di deviare il corso del fiume Brenta e del canale Brentella a Limena al fine di privare d'acqua i fossati padovani e bloccare il funzionamento dei mulini adibiti alla macinazione del grano. Le potenti bombarde imperiali, tra cui colossali pezzi d'artiglieria, i cui botti venivano uditi distintamente per ragioni psicologiche e acustiche fino a Venezia, a 40 chilometri di distanza, martellarono incessantemente la cinta muraria padovana. La difesa veneziana si imperniò sul bastione della Gatta, dove i soldati e i cittadini resistettero eroicamente a ripetuti assalti, sfruttando innovative opere di fortificazione provvisoria in terra e legno per attutire i colpi delle bombarde tedesche. Di fronte alla tenacia dei difensori e al continuo logoramento delle proprie linee operato dalla guerriglia contadina, Massimiliano I dovette constatare l'imprendibilità della città e ordinò la ritirata nell'ottobre del 1509, segnando il fallimento definitivo del piano originario di smembramento dello Stato da Tera veneziano. Negli anni successivi, l'abile diplomazia veneziana sfruttò le crescenti rivalità interne alla coalizione nemica per scardinarne l'unità. Nel 1511, temendo la crescente egemonia francese nell'Italia settentrionale, Papa Giulio II operò un clamoroso voltafaccia alleandosi con Venezia nella costituzione della Lega Santa contro la Francia. Successivamente, nel 1513, dinanzi alle pretese territoriali dell'imperatore che si rifiutava di restituire le città venete occupate, la Serenissima stipulò a Blois una nuova alleanza militare proprio con la Francia del nuovo sovrano Francesco I. I francesi acconsentirono alla liberazione del condottiero Bartolomeo d'Alviano, che riprese immediatamente il comando delle truppe veneziane. Nel settembre del 1515, l'intervento tempestivo di D'Alviano e della sua cavalleria leggera sul campo di battaglia di Marignano si rivelò strategicamente decisivo per assicurare la vittoria alle forze franco-venete contro i temibili fanti svizzeri al soldo del Ducato di Milano. D'Alviano morì di malattia pochi giorni dopo questo trionfo, venendo sepolto a Venezia con i massimi onori tributati ai difensori della patria. La firma del Trattato di Noyon, il 13 agosto 1516, promosso dalla mediazione di Papa Leone X dei Medici, tra Carlo V d'Asburgo, re di Spagna, e Francesco I di Francia, pose fine alla sanguinosa guerra della Lega di Cambrai. Nonostante alcune perdite territoriali minori localizzate nell'alto bacino dell'Isonzo, nella contea di Gorizia e nell'Ampezzano a favore dell'Austria, il trattato ratificò un risultato storico straordinario: la ricostituzione pressoché totale del dominio continentale di Venezia. La Repubblica di San Marco era sopravvissuta all'assalto congiunto delle più grandi potenze militari d'Europa, emergendo dalla tempesta ferita ma invitto, pronta ad affrontare i secoli della modernità con la forza inalterata delle sue istituzioni e il mito eterno del suo leone alato. La pace del 1516 non rappresentò solo una tregua diplomatica, ma la consacrazione definitiva della resilienza veneziana di fronte alle tempeste della storia. Dalla cecità d'acciaio di Enrico Dandolo, che piegò l'impero d'Oriente, al mortaio fortuito di Giustina Rossi, che salvò lo Stato da una congiura interna, fino al sacrificio estremo dei contadini della terraferma che gridarono il nome di San Marco sotto il fuoco delle bombarde di Cambrai, la storia della Serenissima si rivela un tessuto indissolubile di coraggio individuale e stabilità collettiva. Questa epopea dimostra come le istituzioni solide, sorrette dalla fedeltà spontanea dei propri cittadini, siano in grado di resistere anche quando il mondo intero sembra coalizzato per decretarne la fine.
Il nostro viaggio storico si conclude provvisoriamente dinanzi alle porte venete ricostruite della terraferma, simboli visibili di una rinascita faticosa ma immortale. Al fine di sostenere la ricerca storiografica indipendente e consentire la produzione di nuovi approfondimenti dedicati alle grandi vicende del passato, si esortano caldamente gli spettatori a iscriversi al canale Super Digital Delight e a lasciare un riscontro positivo con un mi piace. Il dialogo e la condivisione della conoscenza storica rappresentano il pilastro su cui si fonda la comprensione del nostro tempo. Sante Marce, protegenos, Leo Alatus, ducenos, ex aqua, sale atque fide, Venetia surgit sine fine. De piedra e acqua semonati tra la bruma e il salso mar, con le vele e coi remi el destin avemos sfida, dandolo vecchio e senza vista fino al Bosforo negamena, Costantinopoli visto el león tra la gloria e la maledición. Marco, Marco, sora el mar, el león no può cascar. Sante Marce, protegenos, Leo Fortis, dulce